Benvenuti, spero che durante la pausa estiva siate rigenerati un po' e eccoci di nuovo qui. Come sempre, facciamo qualche minuto di silenzio. In India, quando si parla del guru, si dice che il guru insegna, trasmette la sua visione, la sua comprensione in vari modi. La trasmette con la parola, la trasmette con i gesti e la trasmette con lo sguardo. Ma il modo più perfetto è con il silenzio, questo si dice. Ora, siccome il vero guru è la via, è la vita, il Sadguru, diceva Nisargadatta, i guru che uno incontra sono come le pietre miliari che uno incontra lungo una via, ma il Sadguru, il vero guru, è la via che ci insegna. E ci insegna in tanti modi e, a detta di molti, il silenzio è il modo più diretto. Quindi noi faremo qualche minuto di silenzio e può darsi che la mente decida di fermarsi per un po', di lasciar perdere quello che sappiamo, quello che pensiamo, quello che crediamo e si possa ascoltare, semplicemente ascoltare questo linguaggio misterioso del silenzio. E un mistico ha detto: il linguaggio di Dio è il silenzio e tutto il resto non è che una cattiva traduzione. Quindi vi invito semplicemente ad ascoltare il silenzio e quando si ascolta non si pensa, non si elabora, non si interpreta, semplicemente si ascolta. Mm? Bene, possiamo, possiamo passare dal silenzio alle cattive traduzioni, cioè alle parole. Mi viene in mente perché, vedete, le parole eh, a volte ci ingannano perché oltre a quello che si dice introduce surrettiziamente altre implicazioni che vengono date per scontate quando non è così. Faccio un esempio che mi è venuto in mente proprio oggi. Tanti anni fa, eh, cominciando un nuovo incontro come in un'occasione come questa, io avrei potuto dire una frase tipo: sono felice di essere qui con voi a condividere ciò che veramente conta nella vita. Ora, che cosa, che cosa intende questa frase? Ovviamente le parole intendono anzitutto esprimere un mio sentimento di gioia nel trovarmi in una situazione di risonanza con voi e inoltre esprimono la preziosità e il valore per noi di un incontro come questo. No? Questo è quello che vogliono esprimere quelle parole.
Però, come dicevo, spesso le parole insinuano nella nostra mente delle implicazioni nascoste che ci imprigionano nella dualità, che è un po' anche il modo in cui funzionano le parole. E se prendiamo, per esempio, la frase che ho usato, che implicazioni potrebbe aver introdotto implicitamente una frase così? E beh, sono felice di essere qui con voi a condividere ciò che veramente conta nella vita. Vorrei sottolineare qui di essere qui, di cui parleremo, ma anche ciò che veramente conta nella vita. Ora, quando si dice così, ciò che veramente conta nella vita, già si introduce una divisione fra ciò che conta e ciò che non conta nella vita, fra ciò che vale e ciò che non vale, fra i tempi forti della spiritualità come un incontro come questo e i tempi deboli della prosaica vita quotidiana. E allora si crea questa dualità fra qui e lì, no? Qui noi ci dedichiamo a quello che conta. E fuori di qui c'è il profano tran tran di tutti i giorni ed ecco come una semplice frase ci trascina senza nemmeno che ce ne accorgiamo in un mondo di pensieri che rinforza la dualità. E non è facile che lasciar cadere un'idea che qui ci sia qualcosa di speciale rispetto a tutto il resto. E così si arriva a pensare, qui, in questo luogo favorevole alla spiritualità, c'è purtroppo, questo è il pensiero, solo una piccola parte della mia vita, quella appunto speciale, mentre purtroppo la gran parte della mia vita fuori di qui c'è il mondo in quella vita, fatto di tasse da pagare, di ingorghi nel traffico, di capo uffici nervosi, di politici maldestri o incapaci, di guerre da combattere o da sventare, di pianeti che sfrecciano nello spazio e di galassie che girano nell'immenso firmamento e tanto altro ancora. Ecco, tutto questo ci sembra che non sia qui. Qui ci siamo solo noi e questo luogo. Per luogo, se fosse un incontro in presenza, sarebbe la stanza dove ci ritroviamo tutti, ma è un qui anche questa rete online che ci dà un contenitore, un qui. Qui ci siamo solo noi, quindi dicevamo, e questo luogo appartato è separato dal mondo. Ma è veramente così? Allora cominciamo a vedere un attimo questa strana parola qui, che è qualcosa di molto variabile, il qui, ma è sempre correlata e contrapposta però a un lì. Per esempio, se telefoni a un tuo amico in Inghilterra, poi lui ti può chiedere: ma tu adesso dove ti trovi? E uno risponde: qui in Italia. E il qui prende una nazione intera, no? Se si telefona a un amico a Milano stando a Roma, l'amico di Milano dice: dove sei? E uno dice: sono qui a Roma. Il qui è una città intera. Se a Roma state a Roma e telefonate a un altro amico di Roma e vi chiede dove sei, voi dite: qui a casa mia. E allora ecco, il qui è la casa.
Se mentre state in casa entra un familiare e dice: "Oh, dove sei?" E uno dice: "Sono qui in cucina." E diventa una stanza. Capite che il qui sembra essere estremamente labile, no? Però ogni qui si contrappone a un lì, ma non si può separare perché il qui si definisce solo in rapporto a un lì e viceversa. Questi due aspetti sono indissolubilmente legati in un tutto che possiamo chiamare lo spazio, no? Ognuno di voi si vive qui e in questo momento qui siete voi seduti su una sedia, su un divano, su una poltrona. Quello è il qui. Lì c'è il vostro computer o la finestra o la porta della stanza, no? Però rispetto al mondo là fuori tutte queste cose sono considerate qui dentro, no? E allora chiediamoci, ma nella nostra esperienza diretta del qui, che è creata il qui dal pensiero naturalmente, però nella nostra esperienza diretta del qui, dove finisce il qui e comincia il lì? Fra il qui di me e della sedia dove mi trovo e il lì della finestra della stanza. C'è un punto dove, ecco, qui finisce qui e comincia lì? Ovviamente no, perché è una linea mentale che cambia in continuazione. Non potete mai tracciare una linea certa di confine fra qui e lì. Certamente, poi bisogna vedere rispetto a che cosa voi percepite un qui e un lì, nel senso che se voi il qui lo ritenete questo corpo fisico con la sua pelle, che finisce con la pelle, questa è l'idea, allora tutto il resto è lì. Ma rispetto alla coscienza è ancora lì? Cioè rispetto al mio corpo quella finestra è lì, ma rispetto alla coscienza è lì o sta nel qui della coscienza? Perché se non ne ho coscienza non apparirebbe la finestra. Quindi la finestra deve stare nel qui della coscienza. E allora non è che tutto, ma proprio tutto, compresi i pianeti e le galassie, si trova sempre in qualche modo qui, in un unico qui, senza un lì, in definitiva in un qui che noi viviamo come la nostra coscienza. Chiediamoci che cosa c'è veramente qui, non che cosa pensiamo che ci sia, ma che cosa percepiamo direttamente adesso. Beh, ci sono suoni, immagini, odori, sapori, sensazioni fisiche, tattili. Tutte queste cose vengono percepite direttamente dalla nostra coscienza attraverso i vari sensi, no? Udite in questo momento le mie parole e questo appare nella vostra coscienza direttamente. Vedete la mia figura sul computer, eh, vedete il pavimento e la finestra della vostra stanza, no? Queste sono cose che appaiono direttamente alla coscienza. E tutte le altre cose di fuori che noi diciamo che non sono qui, in che modo le percepiamo? In che modo percepiamo il capo ufficio antipatico, il traffico, i politici, le guerre, le galassie? Beh, in questo momento, se ci pensiamo, sono pensieri, sono immagini mentali
che qui e ora la coscienza percepisce altrettanto direttamente proprio come i sensi, diversamente ovviamente dai sensi, perché non passano attraverso i sensi, sono immagini mentali, pensieri, ricordi, che però appaiono direttamente alla coscienza nel momento in cui emergono. Quindi diciamo che nella nostra esperienza diretta la coscienza percepisce direttamente i dati sensoriali e altrettanto direttamente tutte le altre cose che appaiono sotto forma di pensieri. E dunque, in un certo senso, tutto è sempre qui con voi, anche se in forme diverse, a volte come dati sensoriali, a volte come contenuti mentali, e si scambiano. Adesso siete in questa stanza dove vi trovate e quella stanza appare direttamente con i sensi, mentre il vostro ufficio, il vostro luogo di lavoro, appare solo come ricordo, come immagine. Ma nel momento in cui voi uscite di casa domani per andare a lavorare, mano a mano che raggiungete il luogo di lavoro, la cosa si inverte e sarà il luogo di lavoro che appare sensorialmente e casa vostra appare invece come un contenuto mentale. Ma stanno sempre tutti qui, capite? Quindi non è vero che qui ci sta solo un piccolo spicchio della nostra vita, quello speciale, quello che vale, contrapposto a tutto il resto lì che vale meno. Perché ad ogni istante la vita intera è tutta qui con voi, nella sua completezza. Ecco perché Krishnamurti diceva: tu sei il mondo. L'idea di essere un individuo è solo un'illusione. Tu sei il mondo. Ecco, il fatto che qui non ci manchi nulla e che tutta l'esistenza sia qui con noi è determinante se vogliamo comprendere chi siamo veramente e che cos'è la realtà. Perché così abbiamo tutto quello che ci serve, basta guardare. Ecco, vedere che cosa sono io e che cos'è la realtà implica liberarsi dall'ipnosi dei pensieri e recuperare quella che potremmo chiamare una nuova innocenza. Ora, capite bene, quando dico liberarsi dall'ipnosi dei pensieri, non intendo dire liberarsi dai pensieri. Cioè, non voglio dire che allora bisogna fermare la mente. Questo è un particolare stato di coscienza momentaneo, temporaneo, che può essere addirittura coltivato attraverso delle pratiche meditative, oppure può venire in modo del tutto naturale e spontaneo e può anche dare dei ottimi benefici alla mente, ma non è quello di cui stiamo parlando adesso. In realtà, nei pensieri in sé non c'è niente di male. I pensieri, come si è detto, vengono percepiti direttamente dalla coscienza al pari delle sensazioni fisiche, per esempio. Quindi non è questo il problema. Il problema sorge non quando guardiamo i pensieri, ma quando guardiamo il mondo attraverso i pensieri, creando inevitabilmente un falso dualismo. Ed è così che perdiamo la nostra innocenza. Ehm, C'è una differenza, io a volte faccio l'esempio degli occhiali. Gli occhiali, quando ce l'hai sul naso, non li vedi perché sono troppo vicini a te.
però vedi tutto attraverso gli occhiali, se sono colorati vedi tutto colorato dal colore degli occhiali. Ecco, siccome noi tendiamo a identificare la nostra natura profonda, la nostra essenza con i pensieri, è come metterceli come se fossero gli occhiali. Alla fine siamo identificati talmente che non li vediamo, ma vediamo tutto attraverso i pensieri. Se invece noi ci togliamo gli occhiali e li mettiamo sul tavolo insieme con gli altri oggetti, ecco che noi vediamo gli occhiali come tutte le altre cose e non vediamo più tutto colorato soltanto del colore degli occhiali. È quando abbiamo gli occhiali che, come dicevo, perdiamo la nostra innocenza. Vijay Shankar dice che innocenza è non sovrapporre il linguaggio alla vita. Il bambino piccolo vede ma non parla, l'adulto parla ma spesso non vede. Quando sovrapponiamo il linguaggio a tutto ciò che percepiamo, non percepiamo più il linguaggio come le altre cose e viviamo in un mondo fatto di pensieri e ricordi, non in quello che è, in ciò che è, in un mondo che è, come dire, viviamo nella mappa anziché nel territorio. Dunque il punto qui non è fermare il pensiero, ma aderire direttamente alla propria immediata esperienza della realtà. Aderire direttamente alla nostra immediata esperienza di quello che si mostra. La coscienza percepisce direttamente le sensazioni fisiche e altrettanto direttamente percepisce i pensieri. Non c'è motivo per mischiare le due cose e attribuire ai pensieri l'autorità di stabilire per voi che cosa sia veramente reale e ciò che non lo è. I pensieri sono fatti di ricordi che ricoprono la vita di schemi passati e pretendono di dirci che cosa sia reale e che cosa non lo sia, che cosa conti e che cosa non conti, che cosa valga e che cosa non valga. E allora non date a loro un'autorità che non possiedono. Noi possiamo tranquillamente parlare, riflettere insieme, ma non cadete in balia dei pensieri, usateli solo come degli indicatori, delle dita puntate per guardare quello che c'è oltre la loro effettiva portata, e cioè il mistero di chi siamo e di che cos'è la realtà. Ecco, questa innocenza dello sguardo non è uno stato alterato di coscienza raggiungibile soltanto con un'assidua pratica meditativa, non è una meta lontana, non è una meta irraggiungibile, è qualcosa di molto più semplice, di diretto, ordinario, facilmente accessibile in ogni momento della nostra vita quotidiana. Basta ricordarvi, mentre pensate o ascoltate, per esempio, le mie parole, di guardare quello che vi mostra la vostra diretta esperienza, quello che vi appare chiaro ed evidente qui e ora, al di là delle complicate descrizioni che ne può dare la mente. Come diceva Nisargadatta, la mente è un ottimo servitore, ma un pessimo padrone. Se non sfidate la sua autorità, sarete voi gli schiavi e per giunta schiavi di un'illusione. Ma ecco un'altra frase di quelle che generano delle implicazioni nascoste. Se non sfidate la sua autorità, l'autorità della mente, sarete voi gli schiavi e per giunta schiavi di un'illusione. Ma chi è questo voi? Alla fin fine anche chi dovrebbe sfidare l'autorità della mente non è che un illusorio personaggio della sua recita.
La mente è sia il palcoscenico, sia il personaggio, sia la recita, senza nessun altro io separato che diriga lo spettacolo. E quando si vede questo, ed è un vedere senza nessuno che veda, quando c'è il vedere questo, allora tutto diventa meravigliosamente impersonale e libero. Ecco, dunque possiamo dire anche che siamo qui per condividere ciò che conta nella vita, a patto però di riconoscere il fatto che la vita si dà sempre intera e indivisibile, per cui tutto conta nella vita, senza nessuna eccezione. Ora, tutto questo che abbiamo detto, eccetera, comunque si può ancora espandere alla luce di, sapete, quei cosiddetti i Mahavakya del Vedanta, cioè ci sono queste frasi del Vedanta che indicano, cercano di indicare a parole ciò che non si può dire in realtà, no? Si usa, per esempio, la più famosa è Tat Tvam Asi, che vuol dire quello sei tu. Tat, che è la stessa cosa del that inglese, no? Tat, quello, perché se io dico l'assoluto, la realtà suprema, eccetera, Dio, sì, lo posso anche dire, ma è come se indicassi un oggetto, cioè sto già dando una definizione. Invece la parola quello è proprio un dito che punta, non cerca di descrivere la cosa, ma semplicemente dice guarda là, quello. Ecco, quindi Tat Tvamasi, quello sei tu, che poi appunto, ripeto, possiamo chiamare l'assoluto, eccetera. Mentre un altro modo di dire è Soham, questo sono io, no? Ecco, noi possiamo giocare un po' su queste due parole, quello e questo. E dicevamo che nel qui senza lì, dove c'è tutto insieme, non c'è separazione fra me e l'intero universo. E allora è chiaro che se in questo qui senza lì non c'è un lì, c'è solo qui, allora io non sono separato dall'universo, io sono il tutto. Ora, se io sono il tutto, allora sono anche questa precisa situazione di adesso, questo singolo corpo e questa singola mente che sta seduto davanti a un computer, questa precisa situazione unica, irripetibile e individuale. Se sono tutto, sono anche questo. E questa è l'essenza della non dualità. Cioè, per riprendere una felice metafora che ho usato una volta Alan Watts, l'energia che fa girare le galassie nel cosmo è la stessa che in questo momento si esprime nel battito delle mie ciglia o del mio cuore. Il battito delle mie ciglia in questo preciso istante è l'espressione dell'energia dell'universo intero che fa girare le galassie, perché non c'è separazione, è un'unica energia. Il tutto, il quello, tu sei quello, no? Il tutto si manifesta in questo preciso momento la sua energia nel questo che io sono adesso.
e lo fa continuamente. Quello, l'assoluto, eccetera, si manifesta in questo: un moto di impazienza imbottigliato nel traffico, il sorriso di uno sconosciuto, un dolore improvviso alla schiena, un'ansia, un lutto, un inaspettato senso di pace e completezza che mi abita senza che io abbia fatto niente. Perché diventi evidente il tu sei quello, cioè l'identità con l'assoluto, devo essere completamente tutt'uno con questo unico e personale che sono adesso, perché non si possono minimamente separare, sono la stessa cosa. Desjardins, siccome invece molto spesso negli ambienti spirituali succede che io voglio evitare l'io il questo, il personale, l'individuale, il tran tran quotidiano, il moto di impazienza, eccetera, e voglio soltanto quello che lo ritengo qualcosa come una specie di paradiso, di panacea dove tutto è positivo e dove si cancella il questo, capite? Allora, Desjardins una volta ha detto: quando ti tuffi in mare non puoi raggiungere il profondo senza passare per la superficie, perché il profondo e la superficie sono il mare, non si possono separare. Invece di solito noi non facciamo altro che scindere il questo, cioè la superficie, dividendo il questo che ci piace, che è piacevole e con cui ci identifichiamo, dal questo che non ci piace, e allora cerchiamo di prendere le distanze attraverso un rifiuto, una non accettazione. Ma c'è qualcosa nel profondo che non può fare a meno di accettare ciò che è e di rifiutare il falso, quello che non è. Attenzione, perché sto dicendo non che uno deve accettare ciò che è, non è possibile accettare ciò che è. Tante volte noi nella vita non accettiamo le ingiustizie sociali, non accettiamo un sopruso che viene fatto a noi o a un'altra persona, non accettiamo, cioè non accettiamo il fatto che noi magari proviamo un moto di rabbia o di invidia e quindi lo rifiutiamo, e allora siccome ciò che è in questo momento è quello, allora dovremmo accettarlo. Ma di nuovo, questo chi è che lo fa? L'io? Ma l'io è una resistenza al presente, sempre. L'io si basa sulla non accettazione dell'altro. L'io quando è separato da tutto l'altro e lo vive come altro, appunto. Quindi qui non si tratta di praticare l'accettazione, qui si tratta di scoprire, ripeto quello che dicevo prima, che nel profondo c'è qualcosa che non può fare a meno di accettare ciò che è così com'è, rifiutando ciò che è falso. Diceva Desjardins, se tu vuoi cambiare le cose anche praticamente nella tua vita, l'indispensabile punto di partenza è vedere come stanno le cose adesso, cioè accettare le cose così come stanno adesso. Altrimenti ogni cambiamento sarà falso perché si baserà su una visione illusoria, non realistica di come stanno le cose. Di nuovo Desjardins diceva: puoi essere libero solo da ciò che hai accettato. Quindi sono invidioso? Ok,
c'è invidia adesso. Sono impaurito? Ok, c'è paura. Sono arrabbiato? Ok, c'è rabbia. Non sono io che lo dico, non è il pensiero, è quella cosa profonda che non può fare a meno di dirlo. Ecco, se devo partire da ciò che è, se deve avvenire una reale trasformazione nella vita. Ecco, quindi essere completamente il questo di adesso, senza diaframmi, senza riserve, senza eccezioni, senza la minima sfasatura fra me e il questo, fra un io che punta i piedi e un questo che lui non vuole accettare del tutto, essere completamente questo significa aderire pienamente ed esclusivamente a ciò che è, e diventare tutt'uno con ciò che è, o scoprire di essere tutt'uno con ciò che è, scoprire che fra me e ciò che è, quello che non esiste veramente è il me, e invece è tutto qui come ciò che è. C'è quel famoso ehm, eh, quella famosa risposta zen quando il discepolo dice al maestro: Maestro, fa un caldo terribile, come faccio a liberarmi dal caldo? E il maestro dice: vai dritto in fondo alla fornace, cioè diventa tutt'uno col caldo. Se diventi tutt'uno col caldo, non c'è più nessuno che ha caldo, c'è solo caldo. Altrimenti, finché c'è un io che lotta con questo, perché una parte, quella piacevole, la vuole e una parte, quella spiacevole, non la accetta, e quando c'è questo c'è dualità e basta un minimo di differenza perché ci sia la dualità. Eh, ecco perché ho detto senza eccezioni. C'è c'è una frase divertente di Desjardins sempre che eh, dice non puoi dire tutto è Brahman, cioè il Brahman sarebbe l'assoluto, no? La suprema realtà, il massimo. Non puoi dire tutto è Brahman tranne mia suocera, perché se c'è solo una distinzione di una persona che sta fuori, sei ancora nella dualità e quindi sei ancora nella sofferenza, vedi ancora doppio. Ecco, è come quando tu guardi al binocolo, no? Vuoi guardare una stella, qualcosa col binocolo, e quando lo metti all'inizio l'immagine è sfocata, magari anche stoppiata perché non è messa bene a fuoco. Allora poi giri la rotella e piano piano, alla fine rimane una sola immagine limpida, vivida e chiara. Ecco, allora quando succede questo, allora io sono totalmente questo irripetibile, unico, effimero momento di vita che è il battito delle mie ciglia. Ma essendo tutto qui senza separazioni, io sono anche la galassia che sta girando e l'intero universo che si esprime nel battito di queste ciglia. Ecco, allora quel battito diventa un alito dell'Eterno, pur essendo così effimero. Nell'essere totalmente questo, sono uno con quello. Scopro di essere uno con quello. Lo stesso accade per il nostro io personale,
Cioè, molto spesso, appunto, negli approcci spirituali, il nemico è l'io separato, è l'io personale, è l'individuo, l'io individuale. Perché? Perché ovviamente si sa che gran parte della sofferenza nasce dall'egocentrismo o dall'egoismo, no? Se io sono identificato esclusivamente con questo corpo e questa mente, cioè se io sono convinto che il mio sé si esaurisca, si identifichi con questo corpo e questa mente, siccome la legge universale è che il sé ama il sé, ama se stesso, le mie azioni saranno improntate a un totale egoismo. Farò solo i comodi di questo corpo e di questa mente. Poi magari ci si può identificare con cerchi un po' più grandi, la famiglia, per esempio. Allora il cerchio sta intorno alla famiglia. Allora il mio sé, sì, è questo corpo e questa mente, ma include l'identificazione con i miei familiari come parti che stanno dentro il cerchio, ma c'è sempre un fuori. Il cerchio può essere, come dico spesso, la squadra di calcio, il cerchio può essere la nazione, il cerchio può essere il continente, il cerchio può essere l'umanità, ma oltre il cerchio c'è sempre quello che io non sono, l'altro, che posso usare perché tanto non rientra nel cerchio dell'ego, diciamo, no? E quindi tutto questa divisione, questo confine continuo fra me e l'altro, a livello del corpo-mente rispetto agli altre persone, a livello di identità nazionale rispetto alle altre nazioni, a livello di umanità rispetto agli animali o ai vegetali o ai sassi, eccetera. Questo continuo confine che genera la dualità genera tanta sofferenza a sé e agli altri. E allora molti sistemi, molti approcci spirituali sottolineano il fatto che sto sé bisogna eliminarlo, no? Perché è lui il nemico. È solo che non lo puoi distruggere, non lo puoi annientare come un nemico. Intanto la domanda diventa: chi è che distrugge l'io? Un altro io? E poi stiamo da capo a 12, è come quando un tiranno ne butta giù un altro, un dittatore, e diventa lui dittatore, poi devi buttare giù pure quello, no? E sempre Desjardins fa un esempio interessante, dice: è vero che eh, eh, la crisalide deve morire per trasformarsi in farfalla, no? Però c'è una trasformazione. Quindi la crisalide a un certo punto naturalmente, tra virgolette, muore, trasformandosi in una meravigliosa farfalla. Ecco, allora il punto è che se uno dice che deve combattere una guerra contro l'io per eliminarlo, dice Desjardins, è come schiacciare una crisalide e ucciderla nella speranza che così acceleriamo il processo e viene fuori una farfalla, mentre ti trovi con una crisalide morta. Quindi questo è una cosa che si trova spesso nei circoli spirituali, anche quando si parla di attaccamento. Ehm, come dire, il distacco non lo puoi praticare, perché ogni volta che uno si sforza contro le proprie energie, di praticare il distacco,
dall'altra parte inconsciamente si accumula il risentimento, si accumula l'opposizione. Tant'è vero che noi siamo spesso ossessionati da ciò che neghiamo, da ciò che evitiamo, da ciò che vogliamo cancellare e poi inconsciamente ne siamo ossessionati. Chi è, chi è fissato con il moralismo, neanche la morale, con un perfezionismo moralistico, è ossessionato dal male e così via, in tanti altri modi. Ecco, allora il distacco non lo puoi praticare volontaristicamente. E sarebbe come, ripeto, vedere una mela che diventa matura e quando è matura si stacca dal ramo e cade, la raccolgo, la mangio ed è buonissima. Invece praticare il distacco è staccare dall'albero una mela acerba con l'idea balzana di farla maturare in fretta, con l'idea balzana di ottenere una mela matura. È la stessa cosa dell'uccidere la crisalide per avere la farfalla, capite? Non funziona così. Quindi tu non lo puoi distruggere l'io personale, ma quando diventa evidente qual è la mia vera natura, e questo lo fa nel momento in cui anche l'io personale è vissuto qui, è vissuto pienamente, allora quando diventa evidente la mia vera natura profonda, allora quell'energia apparentemente contratta che chiamavamo io si rivela come la sconfinata danza del tutto, come una movenza della sconfinata danza del tutto. Ma vedere questo è possibile solo quando si fa strada una radicale impersonale accettazione di quello che siamo, di ciò che io sono, che come tale pone fine a ogni tentativo di diventare diverso da quello che sono per raggiungere domani un'illusoria meta che è già qui esattamente come sono. E basta mettere a fuoco il binocolo e in modo tale che ci sia solo uno e non due. Bene, possiamo passare alla nostra conversazione insieme o al silenzio, se avete domande o commenti o osservazioni, quello che volete, possiamo parlare. Io volevo fare solo una domanda. Ma ci sono molte pratiche spirituali dualistiche, come per esempio lo yoga di Patanjali, lo yoga classico. E in quel caso cosa succede? Cioè non si cerca di... Cioè, il non dualismo è praticato pochissimo in realtà. Quasi tutte le pratiche sono dualistiche. Beh, grazie della domanda perché non è che quasi tutte le pratiche sono dualistiche, tutte le pratiche sono dualistiche. Il dualismo non si può praticare perché già lo siamo, è questo. Il non dualismo, scusa. Il non dualismo è come sono le cose.
come siamo noi, com'è la realtà. La realtà ma anche razionalmente, no? Ma ci possono essere due realtà? Cioè, se ci sono due realtà, che cosa le divide? In mezzo c'è un nulla, ma il nulla per definizione non c'è. E allora non sono due realtà, è una realtà, capito? E questo è il punto. Poi la non dualità è la realtà. Questa realtà è un mistero, cioè nel senso che non possiamo comprenderla, non possiamo descriverla con la mente. Siamo troppo, la mente funziona così che può osservare, può comprendere, può pensare, può descrivere un oggetto che ha di fronte. Quando si parla di realtà, cioè del tutto, la mente non può stare fuori del tutto, anche lei sta nel tutto. E stando nel tutto, non lo può mai mettere di fronte come un oggetto che possa descrivere, perché non farà altro nel momento che la mente pensa, comprende o descrive, non farà altro che descrivere, pensare e comprendere una parte, un aspetto del tutto, ma non il tutto perché non se lo può mettere di fronte come un oggetto e la mente funziona così, cioè è il suo modo di funzionare, il pensiero funziona in questo modo. Quindi, d'altra parte, che bisogno abbiamo di comprendere, di vedere una realtà come se fosse fuori di noi, quando noi in realtà la siamo? E questo essere la realtà ha una fragranza. Alcuni la possono chiamare intuizione, altri la possono chiamare felicità, altri la chiamano amore, altri la chiamano bellezza. È una fragranza che nasce dall'essere tutta questa incredibile cosa. E allora, allora il mistero, ecco, c'è Brother David, un mistico cristiano vivente, dice tu non puoi conoscere o non puoi afferrare il mistero perché è lui che afferra te. È il mistero che ti prende, non sei tu che lo puoi prendere. È più simile alla musica. Tu non puoi afferrare la musica, ma la musica ti porta. Ecco, quindi quando invece si cerca di fare delle pratiche, una pratica è un'attività finalizzata a raggiungere uno scopo, a meno che non si dica come per esempio fanno alcune tradizioni. Nel Chan, nello Zen, troviamo alcuni, diciamo, filoni che dicono: ma noi non sediamo in meditazione per raggiungere qualcosa, noi sediamo per esprimere tutto questo. E allora, ok, la chiamiamo ancora meditazione, ma è un'altra cosa. È come quando uno canta sotto la doccia, è come quando uno gioca, come quando uno fa musica. Perché fai musica? Per raggiungere il prima possibile la fine del pezzo che stai suonando? Chiaramente no. Lo fai per il per il gusto di farlo, il gioco, per il gusto di giocare. E allora dice, noi sediamo in meditazione per il gusto di farlo, perché in questo modo la realtà si esprime magnificamente, come in tanti altri modi. Ecco, però se non è così, e la parola pratica, io do il senso di
appunto qualcosa che si fa in vista di un risultato, che ovviamente sta nel futuro. Finché pratichi, il risultato non c'è, lo devi raggiungere, se no che pratichi a fare? Ma se il risultato è l'identità con il tutto, e se noi siamo il tutto, non possiamo metterci fuori del tutto, neanche volendo, che dobbiamo raggiungere? E allora praticare per raggiungere il tutto diventa a volte l'unico ostacolo a rendersi conto che siamo già quello che cerchiamo, perché non serve neanche un passo per arrivare qui e neanche un minuto per essere nell'adesso. Le tradizioni spirituali, se sono grandi tradizioni, hanno un po' di tutto dentro, stratificato proprio, stratificato. E quindi noi troviamo le pratiche di chi non ha visto, non è stato visitato da dalla maestosità della non dualità e quindi cerca di raggiungere le cose in un certo modo e troviamo però qua e là delle espressioni molto dirette della non dualità che appunto eh, mostrano il fatto che non è necessaria nessuna azione per raggiungere quello che è già qui. Nello stesso tempo, non è che molti dicono: Ah, ma io come ho meditato tanto, non ho mai raggiunto niente, adesso mi dici che è già tutto qui, allora io smetto di meditare. Ma non si tratta di smettere di fare qualcosa, perché smettere di fare qualcosa è fare qualcosa per ottenere nel futuro un risultato, capisci? Finché l'idea è questa, che tu fai meditazione o che non la fai, è uguale. E questa è la trappola, il paradosso, no? Dell'io, che l'io deve sempre fare qualcosa perché è, come dicevo, una resistenza al presente, una resistenza a questo adesso dove c'è tutto. Per cui l'io deve essere convinto che deve fare qualcosa. In realtà, se prevale la verità dell'adesso, non è che non succede più niente, le cose continuano a farsi, ma si fanno da sé. Quello che viene descritto molto spesso è l'esperienza, in sanscrito la chiamano sahaja, cioè innata o spontanea, del fatto che non c'è più uno che fa, le cose si fanno da sole. Anche lo sforzo, non è che allora uno non si sforza, ah che bello, tutto scorre e non mi devo sforzare. No, pure lo sforzo, ma non c'è nessuno che si sforza. Buonasera, salve, salve Mauro. Ciao Mario, ciao caro, Salve. come stai? Ciao. Benone, grazie, Benone. È una gioia rivedervi, stare Che con voi bene. stasera. Niente, beh, sono rimasto molto colpito dal fatto che hai citato quella frase all'inizio che di solito viene attribuita a Jalil Rumi, che il silenzio è la vera lingua di Dio e tutte le altre Ecco, era Rumi, infatti non ero sicuro, ma sono traduzioni grossolane, traduzioni cattive. E mi veniva da pensare che quando uno poi, come è giusto che capiti forse, si perde un po' tra queste traduzioni cattive, arriva un po' al capolinea con i ragionamenti che può fare e cosa viene dopo. Dopo ci può essere un senso di caduta, è dentro qualcosa che non riusciamo a esprimere, che molto spesso hai provato a indicarci con tante belle riflessioni, tante belle condivisioni. Però in generale, quando uno cade, se uno si mantiene un po' morbido, no? Quello che avviene è un rimbalzo, no? Che uno rimbalza un po', se si ammorbidisce, non ci si fa male. Ma allora vuol dire che se le cose stanno così, allora veramente non ci resta che ritornare a questa dimensione personale, no? Anche dopo essere arrivati al capolinea,
provato a immaginare questa non dualità, questa realtà inesprimibile. Ma dopo che abbiamo fatto questo, noi ritorniamo alla nostra vita personale, quindi a questo punto mi verrebbe da dire che non c'è niente di più divino e spirituale che guardarsi negli occhi, chiedersi come stai, sei andato al cinema, che film hai visto, ti è piaciuto? Cioè, e allora è questo ciò che stiamo cercando di indicare. Mm. E quindi dopo uno se ne sta volentieri allora in silenzio. Eh, però è difficile condividere il silenzio con qualcuno. E anche questo è molto raro. Beh, beh, sì, è più facile nei momenti in cui c'è molto dolore in una persona, se uno gli sta accanto, invece di tentare continuamente di consolare quella persona, che può essere utile, importante, no? Ma a volte quella persona non è che vuole essere consolata, ha solo bisogno che qualcuno in silenzio le stia accanto e in quel silenzio ci sia. Perché essere nel silenzio accanto a qualcuno che soffre significa entrare in contatto con la presenza. All'inizio con quella che uno crede sia la propria presenza, ma siccome la presenza in questo momento la presenza è la cosa più evidente che c'è, sia che parliamo sia che non parliamo. È la cosa da cui sorge tutto quanto, che si manifesta in tutto quanto, ma che rimane la base proprio, la presenza. Allora, se uno sta in silenzio, dove a volte è più facile che percepisca questa presenza, o che la presenza si percepisca attraverso lui o lei, allora quella presenza mostra la sua vastità, il fatto che è sconfinata e include la persona che soffre. Per vie, per vie che non si possono dire a parole, accoglie nello sfondo inconscio, diciamo così, anche la persona che sta soffrendo e può essere un sostegno. Anche l'empatia funziona spesso nel silenzio, no? A me colpì quando Krishnamurti gli fecero, tra l'altro era verso la fine della sua vita, gli fecero una domanda, che cosa dire a una persona che sta morendo, una persona cara che sta morendo? E Krishnamurti rispose, dirgli, fammi morire con te, cioè una presenza unica in cui c'è solo il morire e non c'è più separazione. Ecco, poi quello che dicevi prima, non è che uno appunto lascia la vita, il tran tran della vita quotidiana, come dicevamo prima, e arriva a vedere questa spaziosità e poi ritorna. Cioè non la lasci mai. Come dicevo prima, è sempre qui con te, tutto è sempre qui con te. Però c'è qualcosa che appare vividamente nell'adesso. E quello che appare vividamente può essere un modo di ira, può essere un disagio fisico, può essere una confusione della mente, un sentirsi confusi, può essere una meraviglia davanti a una cosa meravigliosamente bella, può essere un sussulto di ansia, può essere qualsiasi cosa. Nel momento in cui
appare questo, l'assoluto si sta manifestando in quel modo, è tutto quello che c'è. Quando, per esempio, Tony Parsons dice come un ritornello, all there is this, tutto quello che c'è è questo. Allora uno potrebbe dire, ma come questo in questo momento è che mi sto annoiando a morte perché sto facendo la denuncia dei redditi, oppure questo è un callo del piede che mi fa male, un dente che mi batte, e che è tutto qui, ma è una cosa terribile allora. Ecco, questa è, intanto quando tu pensi questo, non è tutto qui il dente che batte, è tutto qui anche il pensiero che è stato appena formulato, capisci? Ma è ciò che vibra di vita è tutto quello che appare in questo momento e quindi è il tutto che è l'infinito senza tempo, senza spazio, che però nello stesso tempo, contemporaneamente, cioè perché non c'è, è fuori del tempo, è questo dente che fa male, capisci? E allora, ed è il dente che fa male, è io che smoccolo perché mi fa male il dente, che me la prendo, eccetera. No? E quindi non è che noi abbandoniamo una cosa per vederne un'altra, è che possiamo dire quello che sta avvenendo adesso, il questo di adesso, è tutto quello che c'è, è solo quello che c'è, e vivere questo come una limitazione estrema, o possiamo dire è tutto quello che c'è, tutto quello che appare adesso, ma nello stesso tempo vederlo viverlo, sentirlo da uno spazio infinito, che è la nostra natura profonda. È esattamente la stessa cosa, c'è sempre solo questo, ma può essere solo questo o può essere il tutto che appare come solo questo. Illig l'ha detto l'avrei sentita altre volte, con una domanda interessante, dice, ma io sono un puntino nero su un foglio bianco o sono un foglio bianco con un puntino nero? Allora, questo è il puntino nero. Se tu non vedi il foglio bianco perché guardi e la tua attenzione va solo sul puntino nero e ignora lo sfondo, senza cui il puntino nero non potrebbe apparire, perché ogni cosa che appare, che noi vediamo, appare su uno sfondo che ignoriamo, però senza cui non apparirebbe. Cioè, se tu se tu adesso ti immagini un cerchio bianco, un cerchio chiaro, va bene? Tu con gli occhi chiusi lo vedi, sto cerchio chiaro, questa sfera chiara, tu la vedi perché dietro è più scuro. Oppure vedi una sfera nera, scura, so se ci riesci, se la vedi scura, lo sfondo è più chiaro. Perché, eh, perché se la sfera diventa esattamente dello stesso colore dello sfondo, non vedi più la sfera, non vedi più. Quindi, quindi tu puoi vedere il puntino e ignorare il foglio, come quando leggiamo un libro. Noi guardiamo le parole e ignoriamo la pagina, no? Bianca. Oppure puoi vedere il puntino come un foglio che appare come un puntino.
E questo è una differenza del vedere che, che è la differenza fra la spaziosità e l'imprigionamento, diciamo così. Quindi è vero, alla fine dice che devi fare? Alla fine tu stai nel traffico e magari ti arrabbi pure, mica hai detto che allora diventi un santo e nel traffico a volte succede, ma se non vedi solo il puntino, c'è tanto spazio intorno, capito? E lo stesso quando stai accanto a una persona che sta morendo, e lo stesso quando sei arrabbiato. Un conto è essere prigionieri totalmente della propria rabbia. E un conto è in genere quando diciamo io sono arrabbiato, perché io sono identificato con la rabbia, quindi io sono, ma identificato con la rabbia non vuol dire che io divento tutt'uno con la rabbia, capisci? È un'altra cosa. Anzi, l'io, quando ha un'emozione, sta sempre a entrare in rapporto con quell'emozione, respingendola o volendola. C'è sempre una dualità fra l'io e quello che gli accade. Quindi, paradossalmente, l'identificazione dell'io, da questo punto di vista, è, non è un'identità, è un'identificazione. Per cui poi io mi trovo addosso la rabbia e allora scalcio e dico vattene via, vattene via. E questa è la lotta dell'io con la rabbia. Mentre se il vedere mi mostra non io sono arrabbiato, ma c'è rabbia, se divento tutt'uno con la rabbia come quello che deve andare in fondo alla fornace, c'è solo la rabbia, non c'è più qualcuno a parte che ha la rabbia, che è arrabbiato, c'è solo la rabbia. E quando c'è solo questo, paradossalmente, le cose si autoregolano molto meglio, in maniera molto meno. Perché? Perché è la lotta, in questo caso, contro la rabbia che le dà energie. Noi ogni volta che lottiamo contro qualcosa, inconsciamente diamo energia a quella cosa, che diventa sempre più forte. Ecco perché dicevo prima, siamo ossessionati da quello che rifiutiamo. Non mi ricordo come si chiamava quell'autore che è un prete che ha scritto quel libro Istruzioni per un pollo, per un'aquila che si crede un pollo, vi ricordate? No, no, È un bel titolo, però. è una cosa tipo istruzioni per una. Dice, noi De siamo Mello, tutti. De Mello, Anthony De De Mello, Meglio o De Mello, non so come si De pronuncia. Mello. De Mello, ecco, grazie. Ecco, lui dice, io ho parlato con tanta gente di ogni sorta e quando parlo con i preti non fanno altro che parlarmi di sesso. Quando parlo con le prostitute non fanno altro che parlarmi di Dio, cioè perché ognuno viene ossessionato da quello che crede di aver respinto. Ecco, o da cui credi di essere stato respinto, naturalmente. Ecco, quindi è questa la cosa folle, è che proprio l'identificazione dell'io crea in realtà una distanza dualista, una separazione che genera la lotta e la lotta rinforza la separazione, rinforza, tra virgolette, quello che noi vogliamo respingere. Invece diventare tutt'uno, e non è una cosa che possiamo fare volontariamente, ma non è così che funziona. Diventare tutt'uno vuol dire che quando cade la separazione, quella linea immaginaria fra qui e lì, che non c'è, quando cade la separazione fra l'io e, per esempio, un'emozione di rabbia, allora possiamo anche dire diventi tutt'uno con la rabbia, ma quello che succede è che non c'è più l'io, c'è solo la rabbia che si autoregola in una maniera diversa che se fosse contrastata dall'io.
Poi questo non è un discorso psicologico, psicologicamente quando si parla di io, perché non voglio creare altri fraintendimenti. Per esempio, nella psicoanalisi, l'io è una funzione mentale che ha come scopo quello di canalizzare lo scarico o no di un istinto. Cioè, un istinto, per esempio, una rabbia, no? Eh, Se la scarichi litigando può essere inappropriato in una certa situazione, no? Per cui, quindi c'è una funzione eh, psichica chiamata in genere io che in qualche modo stabilisce su per giù quando è il momento di poter scaricare una cosa o quando non è il momento, un istinto qualsiasi. Quindi non sto parlando dell'io psicologico. Io sto parlando semplicemente di quella rappresentazione di noi stessi come se fossimo un io separato. L'io psicologico è una delle funzioni della mente che armonizzano, cercano di armonizzare l'organismo con l'ambiente. Quindi, da questo punto di vista, l'io psicologico è un modo di funzionare, ok. Io sto parlando della rappresentazione di me stesso come un io separato dal resto e in grado quindi di decidere, volere, fare come un soggetto a parte dall'azione, come quando diciamo eh, in inglese it rains, ecco, questo io è it rains, non c'è nessun it che rains, c'è il piovere. Poi, siccome le leggi della grammatica dicono che ci deve essere un soggetto, ci si mette un soggetto, ma non è a parte, capite? Non c'è nessun ente a parte che produce l'azione di piovere, c'è solo il piovere. Ecco, quindi l'io è la pioggia, it è la pioggia, il vento è il soffiare, non c'è un vento a parte che soffia. Che compie l'azione di soffiare e a volte non soffia, perché se non soffia non c'è il vento. Il vento soffia sono due parole diverse, un sostantivo e un verbo, per indicare un'unica cosa, che è impersonale, perché nel senso che non è prodotto da un soggetto, ma semplicemente avviene. Allora, quando diciamo io decido, io voglio, io faccio, questa è una regola grammaticale che deve mettere un soggetto a un'azione, ma c'è solo il decidere, c'è solo lo scegliere, c'è solo lo sforzarsi, c'è solo il fare. Non c'è nessun bisogno di immaginare oltre a questo che a parte ci sia un soggetto che lo fa. Mauro, perdonami, mi permetto di chiederti ancora una cosa, se è possibile, Certo. perché mi preme di farlo, perché più volte in questo bel discorso che hai fatto hai citato la parola inconscio, inconsciamente. Mm. Io ero molto curioso di poterti chiedere che cosa secondo te rappresenta questa sorta di spaziosità, di come se fosse un serbatoio di fantasie, di cose che noi ci portiamo dentro, che noi chiamiamo l'inconscio. Eh, Però anche quello è un argomento, voglio dire, anche quella è una cosa che condividiamo, che abbiamo in comune. E anche tu mi dirai, vai a Ma, sapere. guarda, intanto sì, ci sono perlomeno 12-13 modi diversi di intendere l'inconscio e adesso non è che voglio fare una lezione così, eh, infatti poche volte lo menziono proprio per questo, ma non è un serbatoio, cioè l'inconscio è un'ipotesi, cioè diciamo che nella sfera cosciente ristretta al nostro sé, no, individuale, al corpo-mente, noi ci abbiamo una parte cosciente che spesso su per giù è quello che chiamiamo io, no? Ecco, allora, rispetto a questa idea ristretta di coscienza, ci sono evidentemente delle cose che mi succedono che non sono io né a farle né a sceglierle.
Jung, per esempio, fa il paragone, nel momento in cui devo presentare un conoscente a cui tengo a una persona importante, mi dimentico il nome del conoscente. Non lo voglio, non sono io che lo faccio, eppure succede. Nel momento in cui voglio riposare, non riesco ad addormentarmi. E vengono fuori anche una serie di comportamenti che non ho scelto io, che avrei evitato. Allora, queste sono cose che si manifestano nella parte cosciente, ma che presuppongono che ci sia qualcos'altro che io di cui non sono cosciente, come una specie di mente che spesso è molto raffinata perché a volte, per esempio nei sogni o in certe intuizioni, che non so neanche io come mi sono venute, mi risolvono dei problemi estremamente complessi. C'è quindi, diciamo, anche una saggezza inconscia che forse proprio perché percepisce le situazioni senza i meccanismi di difesa di cui si serve la nostra parte conscia, perché la nostra parte conscia per funzionare non deve essere sovraccaricata, altrimenti va nel pallone. Cioè, non so, l'esempio tipico, il chirurgo bravissimo si trova a dover operare d'urgenza il figlio. C'è il rischio che sbaglia perché è la parte cosciente che deve regolare l'operazione è sovraccarica emotivamente, no? E quindi ci sono dei meccanismi di difesa che proteggono la parte conscia di tutta una serie di informazioni che potrebbero mandarla in tilt. Però se queste informazioni non la raggiungono, il rischio è di avere dei danni perché non ci muoviamo nella realtà in un modo che se noi non sappiamo bene come stanno le cose, facciamo un esempio che fa un autore importante, Roland Lenz, no? Allora, una persona lavora in un'impresa con un contratto a tempo determinato e a un certo punto viene assunta fra i tanti, insomma, nella stessa impresa una donna che su per giù svolge funzioni molto simili a quelle mie, diciamo, di me che... Allora, la situazione potrebbe essere questa, che quella persona è stata assunta perché hanno intenzione di licenziarmi in maniera tale che poi, siccome quella c'ha un contratto meno gravoso per l'impresa, si eliminano uno che devono pagare di più e ci mettono una che fa lo stesso lavoro e che devono pagare di meno. Questa è un'informazione che una persona che non ha grossi problemi di altro genere capisce. Cioè, io capisco che è stata fatta questa mossa e quindi devo prendere dei provvedimenti, che ne so, combatto per il mio posto oppure mi comincio a cercare un altro posto, per dire, no? Ecco, ma se poniamo quella persona ehm, è vissuto da piccolo con un padre che gli diceva sempre che era un fallito e che il padre gli ha detto che lui non avrebbe mai combinato niente nella vita e che per una serie di motivi, non avendo fatto magari diciamo i conti con questo complesso paterno, magari questa persona è stato già licenziato altre volte e vive questo licenziamento possibile come veramente un fallimento del suo sé, va bene? Questo diventa una cosa troppo pericolosa e allora la coscienza non se ne accorge, cioè si difende da questa informazione, cioè lui non realizza che quella persona è stata assunta per scalzarlo, non può farlo coscientemente. La sua intelligenza inconscia lo capisce subito
e magari gli manda un sogno e lui magari sogna, ecco, il sogno è un compromesso, è un sogno è qualcosa per cui tu da un lato l'inconscio ti comunica qualcosa che è importante che tu in qualche modo ci arrivi, ma non te lo può comunicare in maniera aperta perché sei difeso da quella informazione, quindi te la deve comunicare in un modo apparentemente diverso, in maniera che passa queste censure e io accolgo la memoria del sogno e poi però magari riflettendoci piano piano vengo preparato alla cosa. Il sogno, per esempio, potrebbe essere una donna che non conosco, che però ha le scarpe rosse e che con un coltello mi vuole uccidere mentre dormo, per dire. Ecco, allora uno dice, vabbè, questa non la conosco, chi è? Poi magari se associ, magari stai in terapia e fai la libera associazione, a un certo punto ti viene in mente, ah, ma quella che hanno assunto c'ha le scarpe rosse. Ah, ma allora è quella. Ma perché è quella? È una persona così simpatica. E poi allora piano piano la coscienza riesce ad arrivare all'informazione che le mancava per essere adattato alla vita e alla situazione, se no ti arriva come una mannaia il licenziamento quando non te l'aspetti. Ecco, quindi diciamo che dal punto di vista psicologico l'inconscio è un'ipotesi che però si fonda sul fatto che quello che viene fuori dalla coscienza non viene sempre dall'io. Ora, questa contrapposizione fra conscio e inconscio però non è quello che dal punto di vista, chiamiamolo spirituale, eccetera, in genere si chiama coscienza, perché la coscienza non è che ha un confine, cioè la coscienza è dove appare tutto. Ci sono una serie di processi che sono inconsci, ma che in qualche modo si riverberano nella coscienza. Quindi la coscienza, nel senso non duale, diciamo così, va a indicare quella presenza dove appare tutto e quindi è al di là del conscio e dell'inconscio, è qualcosa di molto più vasto. So se ho risposto a... Grazie Mauro, grazie mille. Ciao Mauro, Ehi, ciao, beh. ciao, grazie di tutto ancora una volta. E, dal tuo intervento iniziale mi era venuto in mente qualcuno che non so se è Nisargadatta forse, che diceva rifiutare tutto o accettare tutto, così che hai fatto anche l'esempio della suocera antipatica. E, effettivamente questo già ti dà un po' una linea, una cosa, eh, però alla fine incappo sempre in questa, come dire, che il problema è che qualsiasi cosa diciamo si rischia di prenderle come dei consigli all'io, il quale sappiamo benissimo che infatti, a parte che non esiste, ma che non c'è questo libero arbitrio perché effettivamente non c'è una persona che possa scegliere di fare o non fare e quindi rifiutare o accettare. E, e allora lì c'è un confine, insomma, che sarebbe interessante analizzare, stando un po' attenti, perché poi alla fine dopo pensavo, ma allora come ne vengo fuori da questa storia? Ci si ricasca sempre dentro e l'unica risposta che mi sono data prima è che anche l'accettazione o la non accettazione è una cosa che appare comunque nella coscienza e quindi sempre a distanza zero. Come dire, non è importante accettare o non accettare, perché qualsiasi cosa succeda è sempre in questa coscienza, come tu dicevi, mi pare a distanza zero, sempre, non è una cosa.
Volevo capire cosa ne pensi di questa riflessione. Grazie. E credo che la conclusione, diciamo, a cui tu sei arrivato alla fine, sia un modo per dire quello che non si riesce a dire in maniera definitiva e chiara, ma che in realtà mi sembra che sia una conclusione abbastanza appropriata a tutto questa trappola, perché d'altra parte, quando uno dice bisogna stare attenti al fatto che se no certe cose che vengono dette possono essere prese dall'io come delle istruzioni, no? Come come delle suggerimenti di cose da fare, e questo naturalmente rinforza l'io, quindi bisogna stare attenti a non prenderle così, ma la domanda è sempre quella: chi è che deve stare attento? È sempre l'io che deve stare attento. E se nasce questa idea di dover stare attenti, nasce dalla identificazione con un io che deve stare attento a non cadere nella trappola di credere che sono delle istruzioni. Beh, e che è l'io che dice esco fuori, come faccio a uscirne fuori, no? Non c'è nessuno che può uscirne fuori perché la trappola è vuota e non esiste la possibilità che una trappola catturi se stessa. Quindi, quindi, come dici tu alla fine, è del tutto irrilevante ehm, il fatto di accettare volontariamente o non accettare. Adesso riesco ad accettare questa cosa, invece prima non ci riuscivo, o il contrario. È tutto sempre l'assoluto che appare come questo, ed è tutto sacro da questo punto di vista. Ehm, Addirittura quella citazione che dicevi di Nisargadatta, che a me è sempre piaciuta molto perché parla della nostra illusione, no? Nell'egoità, eccetera, nella vita come di un sogno. E allora il suo interlocutore gli chiede: ma come si fa a uscire dal sogno? E lui risponde: ma perché devi uscire dal sogno? Cioè, adesso non ricordo le sue parole esatte, ma l'idea è: guarda che tu sei sempre qui, sei sempre tutto. Se c'è un sogno, adesso questo sogno è il tutto, è il qui. Quindi dove altro devi andare? Perché devi andare da un'altra parte? Sei qui nel sogno e sei libero come quando il sogno è finito. Quindi dice: il tuo problema non è che tu ti trovi nel sogno, il tuo problema è che alcune parti del sogno ti piacciono e le vuoi, e altre parti del sogno non ti piacciono e non le vuoi. E allora ti impegni in una serie di azioni per acchiappare quello che ti piace e per evitare quello che non ti piace. E allora lui dice: accetta tutto o rifiuta tutto, perché in questo modo tu sei tutto il sogno, non sei più solo la parte piacevole o la parte spiacevole e quello che la vuole, insomma, no? E allora, una volta che accetti tutto o rifiuti tutto, che è la stessa cosa, a quel punto perché uscire dal sogno se in questo momento l'assoluto si sta esprimendo in questo sogno? Va bene così? Ecco, in fondo è la stessa cosa che non ho detto, ma in qualche modo penso che si chiarisse quando ho parlato la frase iniziale, no? Siamo qui per condividere ciò che veramente conta nella vita. Poi dopo ho cercato di
vedere come la vita non si può separare in nessuna cosa, il tutto non si può separare, e quindi ho concluso quella parte dicendo tutto conta. Non puoi escludere niente nella vita, tutto è sacro, tutto conta, ma potrei anche dire niente conta nella vita, nel senso che non c'è niente che conta più di qualcos'altro. Il contare, l'aver valore è sempre dualisticamente rapportato ad altro che ha più o meno valore, mentre quello che c'è è oltre ogni valore. Quindi possiamo dire che è un valore assoluto o che non ha nessun valore. Ehm, ci sono dei passi in cui in certe poesie spirituali buddiste, per esempio, in cui si dice quando non ti ritieni né superiore agli altri né inferiore agli altri e nemmeno uguale agli altri, allora sei libero. Cioè, vuol dire che non ci sono gli altri e non ci sei tu, capisci? Perché anche quando dico sono uguale agli altri, ci sono io e ci sono gli altri. Grazie, grazie. Grazie a te. Ciao Mauro, come Come siamo? andiamo? Bene, bene. Hai cambiato stanza? È sempre la stanza di mio figlio di quando ero bambino. No, in genere Eh, sei sul divano con dietro una finestra. sì, 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 sì. Eh, No, adesso sono qui. E a me è venuto in mente oggi, riporto, poi magari ne parli, non so se serve parlarne, che è la frase forse più bella che ho letto nel tuo libro, la frase che mi ha colpito sempre di più, che riguarda appunto il silenzio. E dici, il silenzio è sempre qui, siamo noi che andiamo e veniamo. eh, Quella è una frase che per me è stata proprio una rivelazione eh. nel contesto delle cose di cui parliamo. Eh, non so, mi sentivo di dirla perché è veramente una cosa che mi ha dato un'apertura, quella frase di sì. E in effetti è così. Dall'idea proprio della vastità, e ogni tanto in questa vastità appaio io, appari tu, appaiono gli altri, appare il mondo, è così. Sì, è come dire che noi percepiamo il silenzio. Intanto il silenzio è una cosa molto strana, no? È un po' al limite della percezione, nel senso che noi non possiamo udire il silenzio. Cioè noi sentiamo il silenzio, ma come lo sentiamo? Con l'udito? No, il punto è che il silenzio è quando noi non sentiamo i suoni. Quindi non possiamo sentire il silenzio, possiamo sentire l'assenza dei suoni e questo lo chiamiamo silenzio. Però abbiamo l'impressione che il silenzio sia qualcosa, capisci? Come lo spazio che non lo puoi vedere, non lo puoi toccare, eppure abbiamo la sensazione che c'è, no? Ecco, allora noi percepiamo il silenzio soltanto in contrapposizione al rumore. Quando c'è rumore non c'è silenzio, quando il rumore è assente, allora noi sentiamo, udiamo, diciamo così, il silenzio. E quindi
è chiaro che in un certo modo di usare le parole possiamo dire che il silenzio se n'è andato via. Allora in quella frase cercavo di dire che dicevo in un altro passo di quel capitolo, fai un chiasso infernale ininterrottamente per 100 anni e appena smetti esausto di farlo, ecco che il silenzio è lì esattamente come era prima che tu facessi quel chiasso. E allora l'idea è il silenzio è uno sfondo che non se ne va mai. Adesso poi chiaramente stiamo parlando simbolicamente, però è qualcosa anche che noi sperimentiamo nella nostra esperienza, no? Cioè l'idea che c'è un fondo di silenzio che in qualche modo è sempre lì e quindi non è che il rumore fa andare via il silenzio, il rumore copre il silenzio apparentemente, ma lo sfondo rimane, anzi, senza uno sfondo di silenzio i rumori non si sentirebbero in maniera differenziata, cioè cioè se vuoi tu fai un sacco di chiasso, non riconosci i rumori, no? Il rumore per essere percepito in maniera chiara ha bisogno di uno sfondo. Ecco, in questo senso quindi diventa una metafora di quella presenza di cui parlavamo prima. Eh, e quindi è chiaro che noi andiamo e veniamo e facciamo un sacco di rumore nell'andare e nel venire, no? L'io è un chiacchierone, è uno che pensa sempre, che dice, fa, no? Io lo dico spesso, l'io è una semplice attività Mm. che si può dire che fa rumore, è una semplice attività. Ecco perché non si ferma mai, perché se si ferma sparisce e ritorna il silenzio che era sempre stato libero. E allora l'idea è che a volte la nostra mente ha bisogno di riempire con un horror vacui, no? Riempire il silenzio per avere l'impressione di esistere. Però di tanto in tanto si creano dei varchi e a volte invece quello che traspare da questi varchi, che non è un rumore più alto di quello che fa la mente, ma è proprio un silenzio della mente, è come un buco. Nella rete dei pensieri a un certo punto si creano dei buchi e a volte l'esperienza è è estremamente piacevole anche, si manifesta a volte, questo è appunto è il mistero che dicevo prima, perché a volte quando si ferma il pensiero, quando si crea un varco, c'è il terrore di Sì. trovarsi in caduta libera in un abisso dove non vedi niente, non sai dove sta il fondo. E questo è quando c'è ancora un residuo di io molto forte che non può mollare la presa per paura di sparire. E allora ha solo l'impressione di cadere, però mentre cade annaspa e quindi ancora si crede reale, diciamo. Altre volte può essere un agio profondo, può essere un essere avvolti veramente nel mistero, no? Ma in un mistero che è come una mamma quando tiene in braccio il bambino. Può essere molto diverso l'esperienza del silenzio. Mm. Ma Sì, sì, quello che... Dimmi. no, è proprio l'idea che ho io è di questo sfondo, proprio l'idea della presenza, proprio, Eh, che al di fuori del tempo e dello spazio. Eh, perché adesso per quel poco che si può dire, perché veramente le parole
quella che chiamo presenza è una cosa molto densa. Cioè, Ecco. io è come se invece di percepire l'aria che ti sta intorno, no? Noi possiamo percepire lo spazio della nostra stanza. Ecco, questo spazio, beh, insomma, è una cosa che dà senso di spaziosità, appunto, no? Di libertà, eccetera. Ecco, è come se questo spazio a volte fosse percepibile come il miele, capito? Denso come... Cioè la presenza è qualcosa di estremamente reale, è l'essere di tutte le cose, cioè ogni cosa per apparire deve esserci. Ecco, questo essere che è il concetto più astratto che la mente fa, in realtà si manifesta nella nostra esperienza come la cosa più concreta, perché il senso di esserci è talmente evidente che non neanche possiamo confermarlo col pensiero, perché quando ci pensi tu già sei, se no come fai a pensare, no? Sì. Quindi questa densità, chiamiamola così, della presenza, va di pari passo col fatto che da un lato è completamente silenziosa e dall'altro fa un chiasso infernale perché è tutto quello che appare. Mm. E siamo di nuovo all'idea che gli opposti ci sono perché la mente può usare solo concetti opposti, ma in realtà è il silenzio che fa un sacco di chiasso, diciamola così. Sì, sì, sì. Sì, sì, questo a me ha dato risposte a domande che mi ponevo sulla coscienza, che ho capito essere domande sulla coscienza che mi ponevo da bambino, perché sì, penso che fossi stato alle elementari, penso, non mi ricordo, mi chiedevo, ma che cos'è che percepisce? Mi sono sempre chiesto questa cosa. Ah E, sì, eh? sì, 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 queste domande vengono da lontano, diciamo. Ehm, E che cosa ti rispondevi? Ti Non lo rispondevi o sapevo, no? Non ti dicevo, rispondevi? non lo so, non lo so, ma è Eh, così. Ed è una cosa appunto che diamo, come dici tu, diamo proprio per scontato. Come io quella volta, cioè, io me lo domandavo, ma comunque tanti magari non se la domandano perché la danno per scontata questa cosa. Perché per convenzione pensiamo che qua dietro gli occhi ci sia qualcosa che percepisce, qualcuno lo localizza in altri punti del corpo, così, e, e si dà una risposta e se la fa andare bene. sì, Soltanto che io sono sempre stato molto curioso. E, e insomma, quella è la risposta sulla sì, la frase del tuo libro sul silenzio, sì, è molto, è di un'altra cosa. recente, adesso a proposito di questa cosa della domanda che ti facevi, di recente mi è capitato di, di rispondere a una domanda di un'intervista che mi hanno fatto chiedendo nel mio passato da dove è nata questa apertura al sacro, quello che sia, no? E, e allora, fra le cose che mi sono venute in mente, ho detto che perché da piccolo io non ho mai provato esperienzialmente il senso del sacro quando andavo in chiesa, per esempio a messa la domenica. Mhm. Ma sto parlando di quando ero bambino proprio, sto parlando proprio dai 4 anni in poi, quindi ecco, quindi la Chiesa non mi suscitava questo, mi suscitava altre cose, ma non questo. Invece, quello che fin da quando avevo, ma forse anche prima di 4 anni, era il cielo stellato nelle notti d'estate, soprattutto perché si usciva magari dopo cena, no? E si faceva una passeggiata e allora era nel silenzio. Io stavo in una città, ma le città erano silenziose e non c'erano tanti lampioni.
E il cielo stellato era uno spettacolo meraviglioso che adesso per vederlo devi andare in un deserto, perché l'inquinamento anche luminoso, no? È molto. E allora vedevo, soprattutto quando tu guardi il cielo stellato e perdi di vista la linea dell'orizzonte, come se fossi su un'astronave, no? Che va nello spazio, perché vedi solo lo spazio e il firmamento con tutte quelle stelle e vedi questa vastità incredibile e misteriosa e il senso proprio di un infinito, no? Di un infinito che tu, rispetto a cui tu sei così, un piccolo granello di polvere, no? E però mi succedeva a volte, anzi mi succedeva spesso, qualcosa che non potevo descrivere allora e che anche adesso posso descriverlo perché così so adulto, però posso descriverlo un po' di più a parole, e cioè che guardando quella vastità era come se si rispecchiasse non dentro di me, dietro di me con un'altra vastità. Mm. Non la chiamavo ancora coscienza o consapevolezza, non la chiamavo, però quella vastità trovava dietro di me un'altra vastità altrettanto grande che non era più un'altra perché a un certo punto non c'era più una separazione fra le due e lì c'era il senso proprio Sì, dell'immensità. sì, sì. Ecco, quelle sono le esperienze del sacro, se vuoi, che da piccolo mi accendevano, senza sapere che era, manco che cosa vuol dire il sacro, insomma. Ma c'era qualcosa che andava proprio al di là dell'io che tu eri, no? Era qualcos'altro. Devo dire che anch'io sul cielo stellato da piccolo, e non solo da piccolo, perché anche adesso mi succede che io abitando in montagna è abbastanza facile. Abbastanza limpido. Facile, sì, perché sono un piccolo paesino e siamo circondati di montagne di 2000 metri. E, però il senso che ho ancora adesso quando guardo il cielo stellato è di venir meno, quasi di essere inghiottito da- praticamente hai questo senso di, vedi questa cosa immensa e, e tu diventi piccolo fino a sparire. Come, Però c'è un senso di smarrimento, come di perdita sì, di, sì, di- una vertigine. una vertigine. È vero, quello che provavo io, però era talmente, in quel caso Mm. provavo un entusiasmo, Sì, sì, sì. ma Leopardi, e Eh, naufragarmi è dolce questo com'era naufraga. in quello spazio, no? Non mi ricordo adesso, naufragarmi è dolce in quello spazio, insomma nell'infinito. In questo mare, adesso non mi ricordo. In questo mare, sì, naufragare adesso non me lo ricordo, però ecco, è proprio quello, perché è come se io fossi il punto più piccolo di una clessidra fra due vastità, una davanti e una di Sì, sì, dietro, questa era l'idea, no? O una sopra e una sotto, sì, sì, come... sì, sì. eh, e tu sei piccolo, piccolo, ma sei un buco fra due vastità, e lì o lì che ruolo può avere il tuo io? Sì, infatti. Però c'è sempre qualcosa dietro, quando, e questo lo vivo anche adesso ogni tanto, quando viene in contatto con questa immensità, te ne rendi conto, e senti che c'è qualcosa che pianta le unghie Sì. per non fare, e sappiamo di chi parliamo, no? Che è la paura di sparire, praticamente, Certo, dell'io. certo, Grazie, Mauro. grazie a te. Ciao a tutti, sono Pietro. Ui, salve Pietro. E io pure volevo parlare del silenzio che ho
di un'esperienza che ho fatto molti anni fa, no? Ero con un amico e ci trovavamo in montagna, eh, salendo, e poi ci siamo fermati un pochino a sederci, abbiamo, come dire, percepito il silenzio. Per la prima volta ho percepito il silenzio ed è stata un'esperienza di quelle proprio, come dici tu, e come adesso non mi manca niente proprio. Cioè, sono in un'esperienza proprio indescrivibile. E la stessa cosa, la stessa esperienza l'ha fatta il mio amico, ma poi ce la siamo detti dopo, ne abbiamo parlato dopo, perché ognuno stava in silenzio. Ogni tanto si incrociavano gli sguardi, ma proprio, ma così, ma senza proprio parlare. È veramente stata un'esperienza del silenzio, eh, cioè, non ci sono parole proprio cioè, io ho assaporato il silenzio. È troppo, è veramente un'esperienza incredibile proprio. E poi in tutta questa, questa poesia di questa sera, che cioè, è una poesia continua proprio. Io poi riascolto, no? Perché poi li trovo, i video poi li trovo, quest'estate ho sempre riascoltato, cioè, Ah, spesso ho riascoltato perché era non lo so perché, però insomma. E poi mi viene in mente, cioè, quello che tu hai detto stasera, mi è venuta in mente una frase pure di Krishnamurti, no? Eh, L'innocenza del presente. mm, Lui lo riferiva alla meditazione. Questo io l'ho letto da qualche parte in un libro un po' di tempo fa. E questa frase mi ha, come dire, è molto, come dire, fa un po' di piazza pulita pure questa frase, no? Cioè sull'innocenza del presente. Basta proprio l'innocenza del presente. Basta così. E volevo niente, ringraziare tutti quanti. Beh, grazie a te. Tra l'altro, Krishnamurti è uno di quelli che è riuscito a parlare del silenzio in modi veramente vari e profondi. Ci sono delle pagine di Krishnamurti sul silenzio meravigliose. Ce n'è una sulla sola rivoluzione, in cui descrive tante forme di silenzio, veramente notevole. È forse proprio quello il libro. Forse è Mm. probabile che sia proprio quello il libro, dove parla cioè dove definisce proprio l'innocenza cioè Mm. l'innocenza. Cioè, Mm. Innocenza che poi anche è la capacità per esempio, in quella cosa che lui chiama meditazione, che non è una pratica, ma è una cosa naturale, spontanea. se è innocente non può essere una pratica. Esatto, no? Esatto. Vabbè, poi sappiamo che nel mondo spirituale, se non diventi come come i fanciulli, non entrerai nel regno dei cieli. Nello Zen Soto si parla di Shoshin, la mente del principiante, cioè dice una mente innocente, per cui tu fai 100 volte la stessa cosa, ma ogni volta con la stessa freschezza con cui l'hai fatta la prima volta, con la stessa scoperta, con la stessa apertura, con la stessa innocenza. Ecco, scusa, ne approfitto adesso per dirti proprio questo, per dire a te e a tutti noi Mm. che io riascoltando quest'estate, ma non solo quest'estate, poi io riascolto sempre, no? Perché non che non abbia niente da fare, mentre sono al lavoro, cioè, ok, ci mancherebbe, cioè, ok, riascolto sempre, e forse anche lì è talmente bello che
è talmente bella che è una sorta di innocenza anche lì, perché poi scoprono sempre cose nuove che non ho mai sentito prima. Dico, ma dov'ero? Eh, È vero. beh, Ok, quindi... questo, sì, sì, questo è un'altra cosa che succede spesso. Io, per esempio, ogni volta che mi capita di rileggere Io sono quello, I'm that, no? Di Nisargadatta, cioè ci sono dei passi che un tempo leggevo e capivo con una certa, mi dovevo sforzare perché lo dovevo capire intellettualmente, razionalmente, lo capivo. Poi a un certo punto mi è capitato dopo un bel po' di tempo di rileggerlo e insomma era tutto talmente semplice, talmente evidente. Dico, cavoli, ma io c'avevo, come si dice nelle Marche, i prosciutti davanti agli occhi. Eppure ancora adesso, se io leggo, apro delle pagine e leggo, ci sono degli sprazzi che si aprono, no? E questo succede per ognuno con certe cose, chiaramente, no? Uno con Krishnamurti, uno con un altro gli può succedere guardando un panorama che hai visto 50 volte, poi lo vedi un giorno e dici, mamma mia, ma questo paradiso io non l'avevo visto mai, no? E comunque tu avevi parlato di un'esperienza di silenzio in montagna, anche quella è spesso per molti, perché nella montagna il silenzio può essere anche veramente forte, no? Quando si va. E anche tu hai detto che ti trovi con un amico che ha Sì, provato la stessa cosa eh, e di cui poi avete parlato dopo. Anche questo è interessante. Noi siamo esseri umani, come diceva Aristotele, animali sociali e a volte eh, condividere qualcosa in silenzio eh, può amplificare il modo in cui noi lo sentiamo. Altre volte no, bisogna stare proprio da soli, però non è detto perché la condivisione energeticamente, eh, per esempio, Abhinavagupta parla del luce, Shiva è luce e coscienza, no? Vimarsha Prakasha è luce e coscienza. E lui dice che si riflette, è come se il cuore di una folla di gente, no? Adesso l'immagine è questa luce del sole che si riflette nello specchio del cuore di ciascuno e poi questo riflesso va a riflettersi negli specchi degli altri, quindi in qualche l'effetto modo c'è moltiplicatore. un'amplificazione dell'intensità della luce dovuta al fatto che da cuore a cuore si riflettono e si accendono sempre di più. Ecco, questo succede, è bello. E poi dopo anni e anni e anni, una volta ci è venuto in mente, abbiamo rievocato quel momento come irripetibile proprio. Cioè, ce lo siamo ricordati, quella Eh cosa lì, sì. no? E ci siamo, e cioè io, ma io sono sicuro anche lui, l'abbiamo rivissuto per qualche attimo proprio quella, quella quella sensazione. E poi non era proprio che poi non era proprio in una montagna mh, molto, era un posto abbastanza isolato, ma nella costa, vicino al mare, ma era un posto proprio, ehm, non lo No, è so, era interessante che il fatto che poi alla fine in realtà ogni esperienza è unica e in realtà non si può mai replicare, cioè l'esperienza avviene e basta, e poi finisce.
quello che è interessante che può succedere, appunto, non sto dicendo che è successo a voi, ma prendo spunto da quello che hai detto quello che può succedere è che uno si attacca all'esperienza Mm. e quindi cerca di replicarla per poter riottenere quello ma lì c'è un conflitto con un ricordo, quindi mentre la realtà attuale è diversa. Però Scusa, Mauro, però posso dirti che quel ricordo lì rievocato non crea tensione, è semplicemente è solo una cosa molto è dolce, è proprio sì, dolce. sì, ho È capito, bello. ho detto infatti non è il caso vostro, però prendo spunto da lì per dire che a volte ci capitano delle esperienze particolarmente significative nel senso dell'apertura al sacro, quello che sia, e una volta che è accaduta ci rimane impressa nella memoria e vorremmo ripeterla, ma è impossibile perché ogni esperienza è unica. Però la cosa interessante è che mentre il tentativo di recuperare e di replicare un'esperienza esattamente com'era ci porta a perdere spesso quell'apertura che si era manifestata, invece accorgersi che l'esperienza in sé, quella che passa, è sempre un invito a vedere l'apertura alla presenza che c'è in ogni esperienza. E la presenza è sempre, da un lato è sempre uguale a se stessa e nello stesso tempo si esprime in tutte le... Allora, a quel punto, se c'è un vedere questo, è più facile che ci si affidi alle esperienze che vengono con l'apertura di vedere oltre l'esperienza quello che quell'esperienza ti invita. Posso dire, Mauro, quella lì è una testimonianza che è possibile. Mm. Ecco, sì, per esempio Suzuki Roshi, quel grande maestro Zen Soto, non è Suzuki quello che ha scritto i libri sullo Zen, è un maestro Zen vissuto negli Stati Uniti negli anni 60, ecco, e 70. Suzuki Roshi, quando parla del risvegli, delle esperienze dei risvegli, lui dice: guarda, è come quando di notte, nel buio assoluto, viene un lampo. Poi il lampo sparisce e torna il buio. E allora tu dimentica tutto di quel lampo. E allora sei pronto per il prossimo. Mm, Se invece ti attacchi a quel lampo e lo cerchi, certo. ecco, Grazie. grazie a te. Così, se uno ti chiedesse la definizione di mistero, cosa diresti? Che cos'è, proprio così, spiegami che cos'è il mistero. Mm. Allora, intanto diciamo che dare una definizione del mistero significa, cioè, allontanarsi dal capire che cos'è, perché il mistero è proprio l'indefinibile, no? Quindi tutto quello che si può dire intorno al mistero comunque non può essere una definizione. Se noi guardiamo la parola viene da avessi, vedi tante volte come si legano gli argomenti. La parola viene da una radice indoeuropea, mu, che vuol dire chiudere, serrare e spesso vuol dire serrare la bocca, quindi tacere, quindi silenzio. Vedi, stavamo parlando del silenzio, adesso ti dici mistero. Il mistero viene da una radice che indica
tapparsi la bocca, non parlare, quindi fare silenzio. In sanscrito, mauna, che viene da questa radice, vuol dire silenzio. E se avete letto che fra i vari nomi che si danno al Buddha, sapete anche Buddha non è un nome, il Buddha vuol dire il risvegliato. Il suo vero nome era Siddhartha, il nome proprio, però viene chiamato in tanti modi. Uno dei modi in cui veniva chiamato un appellativo era Shakyamuni. Ora, Shakya era il clan da cui derivava la sua famiglia e Muni vuol dire il silenzioso e poi va a indicare una asceta perché spesso gli asceti facevano il voto del silenzio. Quindi Muni, da Mauna, silenzio, dalla radice Mu, silenzio. In greco, mistero, mysterion, che viene dalla stessa radice, indica appunto l'uso che avevano gli iniziati ai misteri di non rivelare assolutamente i riti iniziatici, i segreti dei riti iniziatici. Pensate che nei misteri eleusini erano delle manifestazioni iniziatiche rituali popolari, cioè erano come- più come una festa che non come una, sapete, no, quando uno pensa ai riti di iniziazione, una piccola setta conventicola che de nascosto in un sotterraneo fa le cose. No, i misteri dell'Eusi erano una festa popolare, si faceva. Ora, la cosa incredibile è che veramente hanno mantenuto il segreto, cioè non c'è un autore in tutta la letteratura greca che ci dica esplicitamente soprattutto che cosa veniva mostrato nella visione finale del Misteri Eleusini. Ci sono varie teorie, ma non c'è stato nessuno che ha violato questa cosa. Quindi mistero viene da mysterion, che è non dire ciò che è sacro e quindi la parola mistico anche viene da questa radice, perché anche il mistico in qualche modo si trova ad avere esperienze di tipo ineffabile, cioè che non possono essere tradotte a parole, anche se i mistici poi hanno detto e scritto tanto, però nello dire tanto dicono sempre non si può dire, non si può descrivere, è oltre le parole. Ecco, da noi è rimasta la parola muto di questa radice, mutismo. Quindi vedete come il silenzio è estremamente collegato al mistero. Quindi il mistero, possiamo dire che il mistico davanti al mistero ammutolisce. E quindi il modo migliore sarebbe tacere davanti a una possibile definizione del mistero. In genere noi lo usiamo per indicare ciò che non si può conoscere, ciò che non si può descrivere e un modo di capire meglio che cos'è il mistero si può avere paragonandolo a un problema. Un problema è un enigma non risolto, cioè è qualcosa che ci crea anche uno stato di incompletezza, di difficoltà quando uno si trova di fronte a un problema, no? Però il problema si può risolvere, nel senso che se tu applichi, prendi un problema algebrico o matematico, se tu applichi una tecnica giusta, tu hai di fronte a te un problema. Allora tu scegli il metodo giusto, la tecnica giusta, la applichi al problema e lo risolvi. E una volta che l'hai risolto, smette di essere un problema e tu hai un senso di completezza, dice, adesso non ho più quel problema.
Il mistero è fondamentalmente diverso da un problema perché mentre nel problema l'io che lo deve risolvere è esterno al problema. Quando hai un problema ce l'hai sempre di fronte a te, come un oggetto che devi in qualche modo risolvere con una tecnica. Quindi ci sono io qui, fuori del problema, e poi c'è il problema che devo risolvere, oggettivato rispetto a me come soggetto. Invece tu non ti puoi tirar fuori da un mistero perché chi si interroga sul mistero ne fa parte e il mistero ci tocca al centro stesso del nostro essere e quindi non possiamo tirarcene fuori per contemplarlo da fuori e quindi non possiamo risolverlo come se fosse un problema. E quando non possiamo risolverlo, possiamo solo compenetrarci ancora di più nel mistero, cioè tuffarci ancora di più in questo non so. Solo che nel fare questo il mistero non diventa meno misterioso, ma può risuonare dentro di te come meraviglia. Cioè lo scacco della mente che vuole risolvere il problema e che alla fine deve dire non so, non posso saperlo e getta la spugna, si arrende e questo lo fa con una grande frustrazione perché la mente vuole sempre risolvere, vuole sempre capire, vuole sempre... Allora nel momento in cui con il mistero la mente getta la spugna e dice non so, porca miseria, non so, cioè, a quel punto, a volte dico, quando questo non so cade dalla testa nel cuore e diventa un sentire, muore, se volete, il filosofo e nasce il mistico, che viene dalla stessa radice di mistero, però, ecco. Va bene, se c'è una persona che per tutto il tempo è stata incerta se fare o no una domanda, questo è il suo momento. La può fare senza nessun problema, anzi mi fa piacere se la fa, altrimenti ci la salutiamo. Solo un'osservazione, Mauro, per riprendere, ma intanto i ringraziamenti sono, sono ovvi, insomma, e per riprendere questo mistero e con una frase con cui hai un po' iniziato, e in questo silenzio forse si torna a vedere come il bambino che non parla, Bravo, sì. senza smettendo di codificare. Si, diciamo, vive la realtà con questa presenza libera dalla mente che è fatta di pensieri codificati. È vero, diciamo che il pensiero codificato è un potentissimo strumento di adattamento e di sopravvivenza per l'organismo, per cui quando serve insomma, ti risolve i problemi. Il fatto è che è uno strumento talmente usato e considerato prezioso che alla fine diventa automatico e non si ferma mai. E invece ci sono aspetti profondi della nostra esperienza, anche quotidiana, in cui il pensiero non serve a niente e anzi crea una barriera a che il mistero ci compenetri.
e ci dia spazio, poi anche per pensare e per risolvere i problemi, ma che ci dia spazio in quella presenza che noi fondamentalmente è la nostra vera natura. Va bene, allora Avendo anche una bambina, ho due bambini, una bambina anche molto piccola, fa 10 mesi adesso, fra poco, insomma. È bello vedere questo, un po' anche negli occhi dei bambini, questo universo di presenza, di percezione proprio libera anche da sì. questa codificazione, una percezione proprio istantanea dell'istante, di tutto quello che si manifesta. Ma è bello anche quando cominciano a parlare che usano il linguaggio in una maniera del tutto non standardizzata e hanno delle espressioni meravigliose che uno dice, ma cioè, simili che ne so, alla poesia o al surrealismo, nel senso che usano il linguaggio ancora in un modo creativo che non è ingabbiato nei soliti vincoli e quindi c'è tanto da imparare dai bambini, è vero. Sentite, allora io intanto ringrazio molto, come sempre, Olivia e Fabrizio per la loro assistenza. Non so se hanno risolto quel problema di quella Lia o Lea, non mi ricordo come si chiamava, quella che non riusciva a parlare, però speriamo che magari nel prossimo incontro si sia risolto quel problema. Ci vediamo a ottobre, no, a novembre e, e va bene. Poi vediamo come va per chi si trova a Roma, vediamo come girano. Purtroppo in questo periodo il Covid sta riemergendo in maniera forte, soprattutto nel Lazio e a Roma, quindi però l'idea, come già si è fatto una volta, è che appena possibile magari facciamo di nuovo un incontro anche in presenza. Intanto comunque il nostro qui, anziché essere una stanza, come dicevo, dove siamo tutti insieme, è questa rete, ma è sempre qui, è sempre una stanza. Buonanotte a tutti quanti, statemi bene.